qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, solo per i più esperti anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà il mese di marzo 2026. Lo facciamo vedendo prima una struttura energetica generale, poi andiamo ad esaminare l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per conseguire i tuoi obiettivi in questo mese. Allora, partiamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, qual è lo spirito che ti visita? Qual è la ferita che chiede ascolto? Qual è il dono che nasce? Allora, vediamo qual è lo spirito che ti visita. Lo spirito che ti visita è quello di saperti confrontare con chiunque prendendo il meglio, la tribù. E soprattutto hai lo spirito che ti visita è quello che ti fa sentire che non sei sola, che non sei solo. La tribù è intesa come tutte le anime a te affini, quindi le anime affini che vedrai in questo mese, con le quali andrai a interagire, ti faranno sentire parte di qualcosa di più grande, ti daranno sostegno, ti daranno forza, istanze da far venire fuori le tue doti. Quindi è uno spirito sono più spiriti, no? Cioè è una forza, è un'istanza forte che ti permette di sentire che non sei sola, che non sei solo per realizzare i tuoi obiettivi. Lo spirito della tribù ti permette di confrontarti con gli altri vedendo in loro capacità, talenti e qualità che possono cooperare perfettamente con le tue, in funzione di un obiettivo più grande, di una missione, stessi ideali, come dire, stessi obiettivi. Per cui non ti senti sola o solo, è una bellissima energia. Poi andiamo a vedere qual è la ferita che chiede ascolto, il karma, le parche. Allora, siamo più legati alla sofferenza che a qualsiasi altra cosa. Siamo più legati, le parche sono il karma, no? Allora le cose che ci accadono, che ci fanno sentire vittima, che ci fanno sentire sbagliati, sotto sotto alla tua mente gli piace quella cosa, quindi siamo legati alla sofferenza di sentirci sempre inadeguati, alla sofferenza di sentirci sempre in difetto, alla tendenza di sentirci in colpa e quello ci fa sprofondare sempre in un'inquietudine e in una incapacità di far venire fuori i doti, capacità e talenti che abbiamo già in dotazione. Bisogna tagliare queste cose in questo mese. Non essere legati a un certo modus operandi di affrontare la vita, perché è il modo che ti rende più vittima. Il modo che ti rende vittima, le situazioni che affrontare gli eventi da vittima è qualcosa che alla tua mente razionale piace, a tutta la mente razionale piace. E quindi dobbiamo tagliare questo. Come vi insegno sempre, il karma non è tanto ciò che ci accade, ma come ti relazioni a ciò che ti accade. Come ti narri la storia di quello che ti arriva? Come ti narri la tua storia? Dobbiamo tranciare un vecchio modo di narrarci la nostra vita. Ok, andiamo a vedere qual è il miracolo possibile e qua viene un bellissimo riparare. Cioè si riparano delle fratture, si riparano il miracolo quotidiano possibile che vedrai ripararsi delle cose. Vedrai persone che rientrano nella tua vita, alcune di voi, riparando certe ferite. Pacificando degli eventi. Quindi il miracolo quotidiano possibile è quello di riparare o di pacificare degli eventi perturbati, di pacificare delle situazioni che erano perturbate. Ok, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Il viaggio del mese in 7 carte. E
Energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo, la morte, sono le parche, tagliare, sono dei cambi, è necessario tagliare, tagliare ma cosa? Tagliare un vecchio modo, un modus operandi di affrontare la vita. E soprattutto tutte le aree vengono colpite dalla morte, no? Questa trasformazione radicale. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni, d'amicizia, familiari, amore e relazioni? Ti chiede un completamento, guarda quanti arcani maggiori. Cosa accade nel lavoro? Lavoro, denaro, missione. Wow, l'imperatrice, cioè sono tutti arcani maggiori. Questo è il mese tuo, eh? Questo è il mese tuo perché hai il sostegno di realizzare i tuoi più potenti obiettivi. Sì. Allora, corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Cavallo di bastoni, movimento. Hai tanta energia in questo mese, ti chiede di canalizzare bene questa energia, di non essere impulsiva o impulsivo. Piuttosto, se stai facendo le pratiche di yoga sciamanico insieme a me, vanno lisce come l'olio, va tutto liscio come l'olio perché l'energia già viene incanalata con le pratiche. Va bene? Evento o svolta del mese. Magnifico, magnifico, diamanti. L'evento è che tu farai le scelte veramente dettate da un istinto risvegliato dal cuore. Il consiglio sciamanico, 3 di coppe, leggerezza. Consiglio sciamanico, leggerezza. Per tagliare vittimismo, tutte a me, così, questa melma di sensazioni, di autogiudicanti, eccetera, leggera. Leggero, leggera, leggero, leggerezza, leggerezza e leggerezza. Il consiglio sciamanico è leggerezza. Ricordati che gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. Leggerezza, è dalla leggerezza che tu puoi fare le vere scelte. Esito, benedizione finale, come esci dal mese, 7 di bastoni, lottando per quello in cui credi. Allora, questo mese non si scherza più. Trasformazione radicale. Taglio netto con una versione di te, una situazione o un'identità che non può più continuare così. Nella vita pratica questo può essere la chiusura di una relazione o di una modalità relazionale o un cambiamento nel lavoro o nel modo di lavorare o un cambio di casa, di ambiente, di abitudini. Questa è la morte sacra. Stai lasciando morire ciò che non ha più anima per fare spazio a qualcosa di più vero, più vivo, più tuo. L'amore qua non è limitato, non è mediocre. Il mondo ti dice compimento, apertura, espansione, maturità. Cosa succede nel concreto? Una relazione può arrivare a un livello più alto, ufficializzazione, convivenza o progetto insieme. Oppure una relazione finisce perché ha già dato tutto. Oppure incontri qualcuno con una visione più ampia, magari anche legato a dei viaggi, all'estero, crescita personale, perché tu stai imparando ad amare in modo più completo e meno dipendente. E così anche nelle relazioni familiari, nelle relazioni amicali, stai imparando ad amare in modo completo e dipendente. Le relazioni passano su un altro livello, nel livello di consapevolezza in cui sei arrivata o arrivato. Nel lavoro un'esplosione bomba. Abbondanza, fertilità, creatività. Quando esce l'imperatrice, il successo nell'ambito richiesto dalla carta. Ma il successo di chi ha imparato a darsi valore. Questa è l'imperatrice. Vedo che nel concreto può nascere o un progetto, o qualcosa prende forma e cresce, o il lavoro diventa più florido, più produttivo, più nutriente. Può essere una collaborazione fertile, oppure un'idea che finalmente si concretizza. Oppure dei guadagni che arrivano da qualcosa che ami davvero. Cioè la tua missione qua si apre in una dimensione di bellezza, di piacere e di creazione. E il corpo ti chiede di muoverti di più in questo mese, anche delle camminate, delle corse. Se stai facendo come le pratiche yoga sciamanico è perfetto quello. Viaggiare, il corpo vuole viaggiare, vuole uscire, vuole cambiare aria, vuole bruciare energia stagnante. Dagli questa possibilità. Abbi consapevolezza del ritmo. L'evento del mese è che tu farai una scelta significativa e importantissima, oppure un incontro significativo. Può essere che tu dovrai scegliere tra 2 persone, oppure scegliere tra passato e futuro, in tutti gli ambiti.
Scelgo di relegarmi nella zona comfort o vado verso il futuro che mi sta chiamando, sta ardendo dentro di me. Qua si tratta di scegliere se aprirti davvero all'amore. L'amore non è solo la persona, no? Questo ve lo insegno sempre. L'amore è il darsi, l'offrirsi a quello che arriva, a quello che accade, perché così generi prosperità. Vedo che come evento c'è una scelta di verità, di allineamento, di anima. E lo spirito cosa ti dice? Festeggia. Festeggia, non sarai sola a fare questo viaggio questo mese perché Tre di Coppe, la tribù, vedo che devi condividerti con queste persone che avrai intorno. Appoggiati anche alla tua cerchia, alla tua tribù. Crea alleanze, sii leggera, è un mese in cui la gioia condivisa guarisce e ti consiglio qua di fare la danza del piacere tante volte durante la settimana che trovi nella playlist yoga sciamanico. E alla fine del mese tu sei centrata, centrato, integro, ci possono essere delle sfide, ma tu saprai difendere ciò che ami, saprai dire di no, saprai mantenere la tua posizione, non sei più disposta a svenderti. Non sei sola nel fare questo. Hai una rete di anime affini, persone con i tuoi stessi valori, visione, cuore, cioè ci sono anche nuove amicizie alleate e allineate, gruppi, collaborazioni, comunità. Tu ti sentirai finalmente vista o visto, sostenuta. Però c'è qualcosa di karmico, di antico, ripetizione di schemi nelle relazioni, nel lavoro, nel modo in cui ti poni. Le parche ti dicono è tempo di interrompere quel filo antico che non ti porta da nessuna parte. Non sei più obbligata a vivere le stesse dinamiche, ti dicono le parche. E questa carta ti dice, nella misura in cui lo fai, guarisci ferite, ricuci delle relazioni, rimetterai in ordine qualcosa di rotto dentro di te o fuori di te. È il mese in cui ciò che era spezzato può essere guarito. Quindi per te questo è un mese di morte e rinascita, scelte d'amore, cioè scelte proprio di cuore decisive, crescita nel lavoro e nella creatività, ti sentirai creativa perché l'energia del corpo si muove in te. Guarigione karmica a più livelli, alleanze vere, togli il vecchio, scegli il vero, ti allei con chi vibra con te e ricostruisci la tua vita su fondamenta sacre. E alla fine del mese sei lì, in piedi, centrata, potente, con il cuore aperto e lo sguardo dritto. E nessuno può più portarti via da te stessa o da te stesso. Potentissimo, forse tra le stese più forti che ti ho fatto negli ultimi mesi. Mettiamo qualche specifica. Andiamo sulla morte. Tre di spade. Guarisci un dolore antico qua. Guarisci ferite antiche qua, che possono essere state riattivate con delle relazioni attuali. Però chiudi qua, chiudi col vittimismo anche rispetto a queste ferite. Sul mondo, 4 di coppe, nelle relazioni tu vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più, sei stanca di sentirti messa da parte, vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più, quindi chi è allineato a questa frequenza si allinea a te e cresce la relazione, chi no se ne va, questo è il senso. Sull'imperatrice, mamma mia, nel lavoro è pazzesco qua, vedo creatività, vedo alleanze, vedo la voglia di fare, la voglia di creare, vedo bellezza, vedo pace, bellissimo nel lavoro questa. E poi tutti questi arcani maggiori significa che c'è, questo è un mese importante per te, forse il più importante di quello che abbiamo dei mesi precedenti. Vediamo gli amanti come evento svolta del mese. 4 di spade, ti prenderai del tempo per fare una scelta definitiva, delle scelte giuste, ascolterai il cuore che era rotto, ferito, no? Ascolterai il cuore per fare delle scelte che siano veramente allineate con la verità del cuore. C'è sul canale una delle meditazioni potenti che vi ho fatto fare, meditazione per fare la scelta giusta. La trovi nella playlist meditazioni e pratiche sciamaniche, va bene? So a quanto ha dato beneficio quella piccola e breve meditazione per fare la scelta giusta, allineata con la tua verità. Sul 3 di coppe, come consiglio sciamanico, 3 di bastoni, crea alleanze, condividi e apri nuovi orizzonti. Il futuro sta già avvenendo da te. 7 di bastoni, 2 di bastoni, difendi le tue posizioni, difenderai le tue posizioni, sarai più vera, più vero, più autentico.
e sceglierai di guardare il mondo da un'altra prospettiva e quell'altra prospettiva ti porterà gratificazione e abbondanza. È in progetto tutto questo, ma già questo mese vedrai nella materia i risultati, ok? Wow, vediamo di metterci questo oracolo adesso. Consiglio per te. Sentiero del cuore e amanti, il cuore. Non vale la pena seguire un cammino senza passione. Questa strada ti porterà solo all'incertezza e alla frustrazione. Segui il tuo cuore e non puoi sbagliare. Segui il tuo cuore e non puoi sbagliare. Wow. Detto questo, ragazzi e mie ragazze, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore, tenendo sempre conto rispetto a quello che è uscito prima. Marzo, Vergine. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? 8 di spade. 9 di spade. Torna la fede nel cuore. Ci saranno inizialmente all'inizio del mese dei blocchi che ti genereranno delle paure mentali. È tutto nella tua mente, non esiste niente di reale fuori, Sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, dei blocchi che generano frustrazione mentale. In questo caso ti invito a sentire il podcast La mente. Cos'è la mente? Perché qua sono frustrazioni e sentirsi bloccati o frustrati, sensazione di blocco che genera frustrazione solo nella mente. La tua mente ti vuole tenere sotto scacco nelle relazioni, ma tu ne esci vincente. La stella, la stella mi parla di fede, di ritorno alla fede, della realizzazione di un sogno d'amore, realizzazione di un desiderio d'amore. Però all'inizio devi affrontare queste paure qui. Paura di non essere all'altezza, paura di non essere abbastanza. Chi fa le pratiche di yoga sciamanico con me è già sulla strada spianata, perché vi faccio alleare a tutte le vostre credenze limitanti anziché fuggirle, no? E poi chi ha fatto le masterclass con me non ne parliamo proprio. Quindi è la realizzazione di un sogno d'amore rispetto alle relazioni. Quindi sì, vediamo un po' chi arriva, l'energia della persona che arriva nei tuoi confronti. O che c'è, vediamo qual è. L'imperatrice. Paggio di spade. Paggio di bastoni. Allora qua c'è una persona, possono essere anche più di una. Allora, fatto sta che la persona ti osserva moltissimo, osserva i tuoi passi, osserva i tuoi movimenti e ti vede come qualcosa di irraggiungibile, ti vede come il suo ideale, ti vede come magari tu non lo sai, capito? Questa persona ti vede come il suo ideale, il suo sogno d'amore, ti osserva, no? Magari non si sente tanto all'altezza, è una persona un po' più giovane di te, a livello animico, non lo so se a livello anagrafico, però è la stessa cosa, cioè una persona giovane rispetto a te, più giovane come anima, più adolescente, è una persona che ti manderà dei messaggi, si approccerà a te in modo divertente, in modo dopo che ti osserva, prima di dire qualcosa, è una persona che ti stupisce col suo modo divertente di fare, sembra che scherzi, che giochi, ma porta in sé una reverenza nei tuoi confronti che con lo scherzo, con il gioco, sa come, cioè questo è il suo modo di relazionarsi a te. E ha una considerazione di te illimitata, te lo sto dicendo. Magari non lo dimostra subito perché ti osserva, magari all'inizio ti provoca un po', fa delle battutine o fa delle... ehm, cioè magari ha un atteggiamento un po' goffo inizialmente, capito? Perché ti vede come colei o colui
che gli fa riscoprire in sé delle doti, capacità e talenti che non credeva di avere. Cioè tu li stai aprendo, gli aprirai a questa persona queste capacità e si sentirà grato di questa cosa. E lo puoi vedere un po', a volte può avere dei comportamenti un po' goffi, un po' così. Ha molto apprezzamento nei tuoi confronti, gli piace esteticamente, gli piace fisicamente. Vedo questo atteggiamento qui e ti dice anche delle cose che magari, se ti dice delle cose che vuole sapere, te le dice scherzando o comunque ha questo atteggiamento qui. Ok, vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te. Tre di coppe è uscito anche l'altra stesa, leggerezza, divertimento, si sistemano cose che erano pendenti, la giustizia, la temperanza sono carte meravigliose, è una bellissima relazione d'amore. Se è una persona nuova o ci sono più persone, tu scegli quella persona con la quale ti senti in pace. Al di là di come questa persona, ti senti in pace. E vedo leggerezza, festeggiamento, condivisione. La giustizia al centro stesa, quando c'è la giustizia in una stesa di tarocchi, è la carta tra le più benedette e potenti di tutte, perché è la giustizia naturale che si allinea e anche la risoluzione di determinate cose che possono tenerti in soggezione. La giustizia divina è l'amore divino e qua vedo che la temperanza mi parla di una bellissima situazione che si sistema, che fluisce. Qua c'è un amore che fluisce. Dopo le tue paure, le insicurezze, le frustrazioni, insicurezze che la mente solo ti dà. Va bene? Una bellissima stesa sull'amore. Ci sono anche delle riconciliazioni, riparare, la giustizia, paggio di spade, situazioni pendenti, riconciliazioni che portano una bellissima e lunga tregua e pace. Sì. Vediamo energia positiva per te in amore. Sono usciti qua l'amore è dalla tua parte in questo mese. Qua tu vinci, questo mese tu vinci nell'amore, nelle scelte. Tu farai veramente la scelta di cuore e qua c'è l'amore dalla tua parte. C'è la realizzazione dell'amore in forma fisica, incarnata, la realizzazione dell'amore. Se sei singolo, io qua vedo che incontri una persona e quella che si allinea perfettamente a te ti porta alla realizzazione di un amore incarnato in questo mese. Va bene? Vediamo energia negativa, poi il blocco, il mondo, la chiusura di un passato o di vecchi modi di rapportarti all'amore del passato. O la chiusura di un vecchio modo di relazionarsi nelle relazioni, la chiusura di un vecchio amore del passato, perché qua vi vedo anche l'incontro di gente nuova per molti di voi, e la chiusura di un vecchio modo di fare. Ricordiamo le parche del passato proprio di entrambe le parti. Sì. È una lettura molto bella, molto molto bella, non ricordo, era tempo che non ti facevo questa lettura. Vediamo un po' con i miei potenti oracoli cosa ti dirà questa persona e li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dice. Sto affrontando tutte le mie paure, questo credo che riguardi te. Però anche questa persona ha la paura, se ci riferiamo a questa persona, di non essere alla tua altezza, però allo stesso tempo si lancia, no? Sì. Cos'altro? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Cioè, questa è una grande dichiarazione d'amore, eh? Sono uno stupido e qua c'è un'apertura di cuore. Laddove ci sono delle conversazioni pendenti durante il mese o delle questioni da sistemare, sono uno stupido è la conferma di una resa incondizionata nei tuoi confronti. Infatti c'è la giustizia. Siccome qua mi hanno parlato delle paure, vediamo su quale chakra si lavora su queste paure. Quindi anche il chakra sollecitato in questo mese è anche come ti vede questa persona. Il primo chakra
la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, il coraggio di osare, il dio Pan. Allora, il primo chakra è legato alla donna selvaggia, all'uomo selvaggio, e quando scegliamo, diciamo, un sonoro sì alla vita. Il primo chakra è legato alla terra, è legato agli istinti e spesso questo chakra è molto ostruito perché i nostri istinti sono stati, il nostro animale, la nostra animalità è stata addomesticata. Nello yoga sciamanico si dice che la nostra animalità, il nostro animale nel primo chakra o è fuggito o è stato spento. E quindi se non abbiamo questo chakra aperto o ben radicato in noi, che cosa succede? Che non riusciamo a osare nella vita. Osare contro cosa? Contro le nostre menti, i nostri limiti, i nostri attaccamenti, le nostre paure. E quindi io ti dico, chiedi al dio Pan, guardati il podcast sul dio Pan dove dico la paura è eccitazione. E allora chiedi al dio Pan il coraggio di osare in questo mese, perché da questa relazione, da tutto quello che accade in questo mese, tu avrai la possibilità di attivare in te la donna selvaggia o l'uomo selvaggio. Il primo chakra quando è chiuso è perché non abbiamo detto ancora un sonoro sì alla vita, all'incarnazione. Rifugiamo tutto ciò che ci comporta responsabilità, fatica, adattamento, la gravità, il primo chakra, il peso del corpo, rifiutiamo il corpo, possiamo avere problemi con il cibo, problemi con il denaro, perché sono legate alla materia. Tutto ciò che è legato alla materia, essendo il primo chakra la terra, quando il primo chakra è bloccato abbiamo queste difficoltà in questi settori e spesso sono quelle persone anche che cercano il mondo alto per rifugire dal mondo infero, basso, no? Ma che non significa negativo, ma così sopra come sotto. E quindi spesso chi ha il primo chakra bloccato usa la spiritualità per, non per sfuggire alla materia. E quando la spiritualità invece deve essere empirismo radicale. La spiritualità deve essere, è la luce che serve a radicarsi nella materia. Lo spirito è materia. E quindi è come se mi dicesse questa carta, sei disposta ad essere presente alla tua incarnazione anche quando tutto è scuro? Allora di sì alla vita. Io resto in questo corpo, io resto in questa gravità, io resto in questo peso resto. E senti poi la, la risposta muta della terra che ti dice sì. Perché se tu non dici sì alla terra, alla gravità, al peso, la terra non può sostenerti e madre terra è ciò che genera prosperità. E quindi questo è il chakra che si attiva. Andiamo a vedere con le carte del drago immaginale qual è, cosa ti dicono le carte del drago immaginale e qual è il consiglio per te, il rituale della buona riuscita in questo mese. Il mago di Oz. Allora ti dico chiaramente che il mago di Oz è una storia bellissima perché ha a che fare col fatto che, sai, tutti i personaggi del mago di Oz andavano ad Oz, al mago di Oz, a chiedere di dargli tipo Dorothy che voleva tornare a casa, aveva già gli strumenti per tornare a casa che erano le scarpette rosse. Lo spaventapasseri, no, voleva no, voleva l'intelligenza e voleva chiedere al mago di Oz di dargli un cervello e un'intelligenza, ma lui l'intelligenza già ce l'aveva. L'uomo di latta voleva un cuore, ma lui voleva chiedere al mago di Oz di dargli il cuore, ma il cuore già ce l'aveva, la capacità di amare, no? Quindi significa delegare all'esterno la responsabilità di sentirsi accettati, di sentirsi come se non avessi a disposizione gli strumenti per essere ehm, divina o divino, come se cercassi fuori la risposta alle tue domande, come se cercassi fuori più che altro la conferma del tuo valore, questo volevo dire, come se cercassi fuori la conferma del tuo valore. E allora il mago di Oz ti dice proprio questo, non c'è fuori qualcuno, non puoi cercare fuori la conferma al tuo valore. Tu ce l'hai già, come diceva il Buddha, samasati.
Il mantra Samasati, ricorda chi sei, tu sei già un Buddha, sei già un risvegliato, ricorda chi sei. Samasati, Samasati, Samasati è il mantra che puoi pronunciare per ricordarti chi sei. Vediamo il rituale della buona riuscita del mago di Oz. Vedi, in presenza di questa carta riprenditi il tuo potere. La carta ti dice che hai delegato all'esterno qualcosa che devi invece compiere tu in prima persona. Riprenditi l'autorità, la forza e il potere decisionale. Allora, in una postura, questo è il rituale che devi fare in questo mese, in una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto, appoggiate alle cosce, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente facendo 10 respiri dal naso leggermente più intensi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Chiedi al tuo istinto di mostrarti ciò che hai alienato e ti devi riprendere, dicendo: Maestro, ti prego, portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. Questa carta è connessa, guarda un po', lo spirito animale, cosa ti ho detto io qua? L'animalità. Io ti dico di invocare Dio Pan, aiutami ad osare. E poi, maestro, ti prego, portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. Va bene? Wow, ragazze mie ragazzi, queste 3 estese più forti che ti ho fatto. Riprenderai la forza e il vigore in te e sentirai di avere un potere immenso. E questo è il più grande dono che lo spirito possa farti adesso. Detto questo, io concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!